Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami le tendenze energetiche predestinate per il Sagittario per il mese di maggio. Abbiamo la carta della stella, amici del Sagittario. Di solito quando c'è la stella si parla di nuovi obiettivi, di nuovi punti d'arrivo. È anche una carta di grande speranza. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente e il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail per le consulenze personalizzate, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi c'è anche il link del seminario di approfondimento delle famiglie reali che ci sarà a inizio giugno 2025. Comunque trovate tutti i link dei corsi, delle novità, delle promozioni, trovate sempre tutto nella descrizione del video. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia. Partiamo con un 2 di bastoni, 7 di spade, 8 di spade, 5 di coppe, 8 di pentacoli, 6 di pentacoli, giudizio, re di coppe, stella. Ce l'avete anche alla fine della lettura. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta i vari significati, cerchiamo di approfondire un po', quindi potrebbero esserci dei messaggi sciolti tra di loro. Dopodiché andiamo a vedere settore per settore, quindi l'amore, il lavoro, l'economia, la famiglia, un po' tutto. Partiamo da questo 2 di bastoni, che indica, insomma, da un lato la zona di comfort dentro la quale si è, dall'altro il fatto che si vorrebbe qualche cosa di più. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Eh sì, guardate, due carte di viaggio, come se qualcuno volesse andarsene, volesse spostarsi, volesse cercare qualche cosa ehm, di più elevato. mm? Andiamo a vedere il 7 di spade. Imperatrice e 7 di pentacoli. Andiamo a vedere anche l'8 di spade. Regina di denari, imperatore. Mm, Io credo che prendete sempre quello che dico con le pinze, ragazzi, perché io leggo energie di migliaia di persone tutte insieme, quindi prendete solo quello che vi risuona. Però qui la sensazione è che c'è qualcuno che se ne vorrebbe andare da una certa situazione, ma tende a fare buon viso a cattivo gioco. Per qualcuno perché ci sono dei figli in mezzo. Andiamo avanti. Adesso parcheggiate un attimo lì il messaggio e poi vediamo di ritornarci. 5 di coppe, 7 di spade. C'è un tema o con dei figli o con un progetto. O qualcuno vorrebbe dei figli qui o vorrebbe creare qualche cosa col proprio partner o con la propria partner.
Andiamo a vedere anche l'8 di pentacoli. Asso di bastoni. Ah, scusate, qua abbiamo un 7 di spade e un 7 di bastoni. Per l'8 di pentacoli abbiamo un asso di bastoni, un 10 di spade e un 9 di bastoni. Che magari metto così, così si vedono. Scusate. E allora, o qualcuno sta raccontando delle bugie ai figli, o si stanno raccontando delle bugie per i figli, o per coprirli, o per proteggerli, o potreste non essere del tutto chiari su un tema figli, progetti. Andiamo avanti, andiamo a vedere 6 di pentacoli, perché 6 di pentacoli è una carta comunque di contratti, eh. Se per caso queste due carte riguardassero un viaggio che volete fare, che potrebbe essere questo nuovo obiettivo di cui vi parla la stella, qui ci potrebbe essere come un tema legato ai figli, nel senso che o ci sono come delle spese per i figli, e quindi per questo viaggio bisogna trovare qualche entrata extra, oppure potrebbe essere necessario, se fosse la ricerca di un figlio o l'inizio di un nuovo progetto, appunto è come se ci fosse bisogno di darsi da fare per raggiungere qualche risultato. Giustizia, quindi ci sono dei contratti che potenzialmente potrebbero arrivare. Mi è volata una carta, la recupero. Ragazzi, giustizia e sole vicino al giudizio, guardate, sono proprio una rivelazione che potrebbe arrivare durante il mese. Ah no, scusate, ho sbagliato. Sono vicino al 6 di pentacoli. Non è male neanche così, non è male neanche così. Direi che sì, potrebbero arrivare questi contratti di cui vi ho appena accennato. Con la giustizia, siccome qui anche avete il giudizio, avete la stella che due volte, che sono le carte che parlano un po' di destino, ehm, ho la sensazione che per qualcuno finalmente arriverà la giusta ricompensa. Se qui c'era fatica a raggiungere un risultato, qualcuno potrebbe far carte false in questo periodo per raggiungere quel risultato, diciamo che qui, secondo me, qualche buon accordo, qualche buona ehm, alleanza, secondo me arriva. Compromesso potrebbe anche essere. Andiamo a vedere il giudizio. Giudizio un'altra volta, molto bene. Qui sono o notizie fisiche che arrivano, proprio una chiamata telefonica, o potrebbe anche essere una chiamata di tipo spirituale. Di solito quando c'è il giudizio si parla di risveglio, di qualcuno che capisce, vede, integra il disegno più grande. E abbiamo anche un 3 di spade però, ragazzi. Potreste, vi dirò, per qualcuno si potrebbe riuscire ad elaborare nel mese di maggio qualche trauma o qualche sofferenza profonda. Chiaro, prima deve ritornare a galla, poi la si vede e poi la si lavora. Andiamo a vedere questo re di coppe, luna e regina di bastoni. Andiamo a vedere anche una carta per la stella, mago.
Allora, è un mese intrigante, ragazzi. È un mese intrigante, sì. Mm. Non so quale sia il vostro obiettivo, il vostro punto d'arrivo, il vostro nord, però io qui ho come la sensazione che se all'inizio del mese magari avete come questa tendenza a non dire tutto, a dire una cosa per un'altra perché magari non volete deludere l'altro, perché magari, come vi ho accennato prima, potreste dover coprire dei figli o cose di questo genere, diciamo che verso la fine del mese sarete un po' più abili, cioè invece che dire le bugie, riuscirete in qualche modo a portare la persona dove volete voi. Io dico bugie perché c'è un 7 di spade, e ce l'avete due volte. Però 7 di spade, come vi posso dire, è anche una carta di avidità, è una carta di qualcuno che vuole tutto per sé. Non si accontenta di un risultato alla volta, ma li vuole tutti, capito? Allora, andiamo ad analizzare settore per settore. Partiamo dal lavoro. Per chi fosse senza lavoro, ragazzi, sento che effettivamente potrebbe arrivare un'occasione lavorativa. Potrebbero anche esserci dei contratti da dover firmare, qualcuno sarà a tempo determinato, qualcuno invece sarà diciamo stagionale più che a tempo determinato. Sì, è la stessa cosa, però come se invece che essere 3 mesi fosse già i 9 mesi di tutta la stagione, quindi è un contratto un pochettino più lungo. Ehm, Potrebbe essere, soprattutto ve lo dico se state mandando i curriculum, ehm, potrebbe essere qualche cosa legato alla sicurezza, alle forze dell'ordine, ai vigili, ipotesi, a quello che è il controllo qualità, a quello che è il monitoraggio. Ci potrebbe essere come qualche opportunità lì intorno. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, inizia una nuova fase, ragazzi. Io credo che se state aspettando un tipo un aumento di stipendio, una promozione piuttosto che un cambio, un trasferimento, vi diranno tu lavora duro e vedrai che questo arriva. A un certo punto io sento che vedrete com'è il disegno reale e vi farete furbi, ma furbi nel senso che arriverete a quello che volete senza passare dal via. In un certo senso vi prenderete un po' quello che è vostro, secondo me. Magari non a livello di contratto scritto, anche se secondo me sì, perché avete queste due carte, potrebbero arrivare dei contratti, però inizierete, non lo so, volete diventare responsabili, inizierete ad occuparvi dei temi di cui si occupa un responsabile, magari non tanto infilando il naso, però osservando come il responsabile fa, che cosa si potrebbe migliorare, è come rubare il lavoro con gli occhi attraverso l'osservazione. Per quello che riguarda, ragazzi, poi ci ritorno dopo. Vi dirò che per qualcuno potrebbe esserci mm, un flirt nel posto di lavoro, soprattutto se vi dovete spostare per lavoro, come se durante questo spostamento potesse nascere qualcosa con qualcuno. Questo poi però lo vediamo dopo quando parlerò bene dell'amore. Per gli autonomi, allora io ho la sensazione che maggio vi renderà molto, come vi posso dire, ehm, caterpillar, ho come questa sensazione. Saprete come parlare alla gente, sarete grandi lavoratori, scusate, lavorerete con costanza, avrete idee nuove, arriverete, o perlomeno vi avvicinerete agli obiettivi che avete puntato
Ehm, Vi dirò, potrebbe venirvi utile organizzare. Sapete, ci sono le grandi aziende che ogni tanto fanno la festa dei clienti, la festa dei fornitori, magari fanno tutto insieme, proprio perché l'azienda è chi compra e vende ed è un modo carino per far incontrare, diciamo, i produttori, all'origine e il consumatore finale. Comunque, diciamo che attraverso le feste potreste far brillare di più la vostra immagine lavorativa. Potrebbe essere un'inaugurazione, qualche invito. Ok, passiamo ai soldi. Allora, io non vi sento per niente male, anzi, siete abbastanza, potete stare, diciamo, abbastanza tranquilli nel mese di maggio. Se avete fatto degli investimenti pregressi, sento che stanno dando i loro frutti. Come vi dicevo prima, potrebbero arrivare dei nuovi contratti che effettivamente possono far arrivare del denaro. Per qualcuno si potrebbe trattare di qualche eredità che arriva. Tutto sommato quello che mi viene da dire è fate una lista delle entrate e delle uscite, fate sempre in modo che le entrate siano maggiori delle uscite. Io questo mese ho preso, non lo so, sparo 1500 e mano a mano che mi escono i soldi che faccio spese, le segno e quando arrivo a, non lo so, 1100, 1200, rallento, cercando di non arrivare così stretti a metà mese perché sennò è un problema, a meno che non abbiate già la cambusa piena. Va bene, parliamo di sentimenti. Allora, ragazzi, per i single potrebbe esserci questo flirt, se vogliamo, con un personaggio che o è più grande di voi o potrebbe essere il vostro capo. Quindi vi dico, c'è possibilità di sviluppare qualche cosa, ma ho la sensazione che abbiate bisogno di essere un po' più sinceri, un po' più voi stessi, cercare meno di piacere per forza all'altro o all'altra. Se siete in una relazione con qualcuno, qui ragazzi, allora, se la relazione è fresca, vi dico, ci potrebbero essere come dei nuovi obiettivi, delle nuove aspirazioni, però fate attenzione perché avete la luna e due volte il sette di spade, quindi, e la luna qua, quindi quello che vi dico io, e poi avete anche due volte il giudizio, secondo me c'è qualche tipo di proiezione di cui vi renderete conto entro la fine di maggio. O è una proiezione, o è una bugia, o darete conferma alle vostre intuizioni, o come questa sensazione. E qui, se siete voi che potreste avere dubbi, sento che troverete il modo di estrapolare le informazioni dalla bocca del partner. Se l'altro che ha dubbi, fate attenzione, qualsiasi cosa stiate facendo, voglio dire, perché potrebbe essere un momento un po' di tensione in questo caso. Attenzione, o come veramente, se siete una coppia che è insieme da tanto tempo e stanno cercando figli, ragazzi, non vi attaccate a questo tema. C'è veramente come un chiodo fisso in questo senso. Se non sono i figli, può essere un progetto, magari un po' che vi frequentate, vi siete messi in testa che volete andare a convivere, piuttosto che, non lo so, che volete sposarvi. Ed è un po' come essere troppo insistenti in questo periodo o circuire un po' troppo l'altro o l'altra per ottenere quello che voi volete. Fate attenzione, siate più trasparenti possibili, quello che vi posso dire. Se invece siete in una relazione extra,
Anche qui, guarda, qui ho la sensazione che sarete voi a essere manipolati, più che voi a manipolare. Manipolare o comunque manipolare lo facciano tutti, ragazzi, cioè non lo sto dicendo come qualche cosa di negativo, ma perché ci si renda conto delle dinamiche di comportamento, ok? Cioè, non che manipolare sia positivo, però come si dice, mal comune mezzo gaudio. Ehm, Potrebbero raccontarvi qualche storia, soprattutto se è l'altra persona a essere impegnata, ma magari potrebbe anche essere la vostra situazione. Se uno dei due è impegnato, potrebbe essere che si racconti qualche storia sul partner o sulla partner per far sì che la vostra storia non prosegua, come se la partner, i bambini, i figli, la famiglia, qualsiasi cosa fosse una scusa per non proseguire, diciamo così, nella relazione e potrebbero arrivare, sì, bugie sì, ma proprio illusioni con la carta della luna a fine periodo, eh. Attenzione a non farvi film mentali. Perché tecnicamente c'è imperatore e imperatrice, due volte la carta del giudizio, volte la carta della stella, abbiamo la giustizia, un 6 di pentacoli. Quindi non vi nego che potrebbe essere veramente una relazione predestinata che vi deve insegnare qualcosa. Però ecco, probabilmente può essere un qualche cosa inerente il farsi manipolare o il manipolare. Come evitare di farlo nel caso siate voi e come evitare di farsi manipolare nel caso sia l'altro. Per quello che riguarda il vostro stato psicoemotivo, ragazzi, devo dire che nel mese di maggio vi si apriranno non solo due occhi, ma 8, due davanti, due dietro e quattro laterali. Ehm, Ci sono due volte, c'è il giudizio ripetuto, quindi secondo me qui si inizierà a vedere la visione d'insieme, si inizieranno a vedere le proiezioni che si sono fatte, gli obiettivi che secondo me potrebbero essere rivisti. Ehm, Vi dico, per qualcuno potrebbe proprio far riferimento a un risveglio o di coscienza o di consapevolezza. Fatemi sapere nei commenti perché è proprio quel momento dove wow, mi rendo conto di tutta la dinamica di comportamento, mi rendo conto di come rompere la dinamica comportamento e quindi cambiare questo schema che potrebbe anche essere karmico perché avete anche la giustizia, due volte la stella e il giudizio. Se dovessimo parlare invece di famiglia, beh ragazzi, devo dirvi che non va male, sento che comunque la famiglia è abbastanza tranquilla nel mese di maggio. Diciamo che gli impegni familiari saranno parecchi da gestire, potrebbero tenervi parecchi occupati, riuscire insomma, soprattutto se avete in previsione un viaggio, se volete organizzare questo progetto di cui si parlava prima. Penso di aver detto tutto. Andiamo con gli oracoli. Allora, questo primo oracolo è per definire una potenziale difficoltà vissuta in questo momento. Perché mi è difficile ricevere? Infatti ho la sensazione che per chi è in coppia o comunque viva in famiglia, che viva con altre persone, è come se ci fosse questo ideale di devo fare tutto io, tocca tutto a me, spetta tutto a me, mi devo sempre occupare di tutti io. Andiamo a vedere la potenziale credenza limitante e qui abbiamo perché ho paura di scoprire la mia potenza. È interessante perché qui abbiamo un'imperatrice e qui abbiamo una regina di denari. È come se qualcuno si stesse dando a metà. Può essere, vi risuona. È come, sapete, questa cosa qua mi viene in mente quando le storie finiscono e
Di solito è lei, è la donna, l'archetipo femminile che dice gli ho dato tutto, ci sono anche gli uomini, però gli ho dato tutto e guarda com'è finita. Poi quando uno chiede a queste fanciulle, ma tu gli dicevi che ti dava fastidio quello, gli dicevi che ti dava fastidio l'altro, gli facevi presente che questo non lo tolleravi, la persona rispondeva no. Perché? Perché probabilmente ha dato all'altro nella speranza di mantenere un equilibrio, però non è vero che ha dato il 100% perché la parte brutta se l'è tenuta. Il non mi piace questo, non mi piace quell'altro. Il fatto di dire a un'altra persona di essere onesti, di essere trasparenti, che è un po' quello che vi dicevo prima, è parte di noi. Cioè, noi non siamo solo il bello, ricordatevi sempre il Tao, metà è bianco, metà è nero, e quindi per mettersi a nudo con un'altra persona bisogna anche fargli vedere il nero, il buio, la zona d'ombra nostra, per essere completamente sinceri. Fatemi sapere come vi risuona questa. Andiamo adesso a vedere un potenziale pensiero su cui riflettere. Vedo il lato buono di un aspetto di me che giudico negativamente. E magari potrebbe anche calzare l'esempio che ho appena fatto, tipo gli ho dato tutto, invece perché non gli dici questo? Perché no, perché sono io, però io lo giudico negativamente questo lato, magari l'altro ha bisogno di saperlo. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi e poi una fatina. Guarda il lato buono di tutte le cose. Wow! Ragazzi, è come se fosse, guardate. Vedi il lato buono di un aspetto, vedi il lato buono di tutte le cose. Avete bisogno di focalizzarvi sul positivo perché effettivamente qui avete sia un 8 di spade che un 5 di coppe, che sono comunque carte che appesantiscono un po' troppo l'energia, e anche la luna, quindi è un po' il vostro modo di pensare. Lezione di oggi. Questo giorno è dedicato unicamente all'ottimismo. Succeda quel che succeda, il tuo compito consisterà nel vedere solo le qualità positive. L'obiettivo: metti in pratica il potere del pensiero positivo. Ultima carta, andiamo con la fatina, vediamo qual è l'ultimo consiglio che vi danno per il mese di maggio. Bellezza, oh che guardate, casca un po' tutto a fagiolo. Questa fatina sta dipingendo un arcobaleno, e lei che dipinge la bellezza, ed è proprio in base a come si vedono le cose che si emana una vibrazione e che si attira un certo tipo di vibrazione. C'è anche un detto che dice sorridi e il cielo ti sorride. È la stessa cosa, tu emana vibrazioni positive, di gioia, di felicità, in modo da sintonizzarti su quella vibrazione e di conseguenza attirare quel tipo di frequenza. Ragazzi, avete bisogno di obiettivi nuovi, di speranza, di fare una sorta di restyling del modo di pensare. A tal proposito, ragazzi, posso proporvi il percorso sulle credenze limitanti che io faccio singolarmente, sono sessioni individuali, mi potete poi contattare via mail se volete, io vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente, la stessa cosa io la tratto anche nella sezione degli abbonati, quindi ci sono anche altre cose, ci sono temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, però c'è anche il tema delle credenze limitanti, quindi se magari non volete fare la sessione individuale con me, potete già iniziare a fare insomma, un buon lavoro con il materiale che avete nella sezione degli abbonati. I titoli dei video sono pubblici, si vedono, quindi se vi va di andare a dare un'occhiata, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Per sostenere il canale mettete like, mi piace e condividete il video. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!